Ad Atene per la prima volta scoppiò l'epidemia. A quanto si diceva, già in precedenza si era battuta su molti paesi, ma in nessun luogo si ricordava una pestilenza di tale gravità e una tale perdita di vite umane. Che nulla potevano i medici che non conoscevano quel male e si trovavano a curarlo per la prima volta, ed anzi erano i primi a caderne vittime, in quanto erano loro a trovarsi più a diretto contatto con chi ne era colpito. E nulla poteva ogni altra arte umana. Recarsi in pellegrinaggio ai santuari, fare ricorso ad altri mezzi di questo tipo, tutto era inutile. Quali che fossero le infermità di cui poteva aver sofferto in precedenza uno, tutte finivano comunque per risolversi in questo modo. Ma per altri la malattia sopravveniva senza causa alcuna. Improvvisamente persone sane venivano colpite. Alcuni morivano nell'abbandono, gli altri nonostante fossero loro prodigate tutte le cure. E non c'era un rimedio che fosse uno la cui applicazione garantisse un qualche giovamento, perché lo stesso farmaco che si era rivelato utile in un caso o in un altro risultava dannoso. Ma l'aspetto più grave di questo male era, da un lato, lo scoraggiamento da cui era preso chi si accorgeva di esserne stato colpito, sicché rapidamente, lasciandosi andare, non si opponeva più alcuna resistenza. Dall'altro, che prestandosi l'un l'altro delle cure, si contagiavano e morivano come pecore. E fu questo soprattutto a provocare la moria, perché se per timore evitavano di avvicinarsi gli uni agli altri, morivano abbandonati e molte case si svuotarono poiché non ci fu nessuno che prestasse le cure necessarie. Ma se si accostavano ai malati cadevano subito vittime del male, soprattutto coloro che sentivano l'obbligo morale di non badare a se stessi e andavano a visitare i loro amici. I moribondi, sul punto di spirare, erano ammucchiati gli uni sugli altri. Altri mezzo morti si aggiravano per le strade. I santuari erano pieni di cadaveri, la gente moriva sul posto, poiché nell'infuriare dell'epidemia gli uomini, non sapendo cosa ne sarebbe stato di loro, divennero indifferenti alle leggi sacre come pure a quelle profane. Tutte le consuetudini seguite in passato per le esequie furono sconvolte, ciascuno provvedeva alla sepoltura come poteva. For my culture.